su un nuovo video del canale. Ma cosa vi presento oggi? Un format spumeggiante. Stanchi delle lolite che partono dalla mano? Stanchi di quei mazzi minestrone, Invo, Dogmatica o Engine giocate ovunque? Sì, Brave Token. Stanchi di quei turni di 27 minuti in cui puoi alzarti, mangiare uno yogurt nudo, stuzzicarti il perineo per poi tornare al PC e subire un solitario? Bene, con tanto di banned list apposita vi presento il torneo 80%. Ma come funziona? Prima di tutto voglio specificare che sì, odio le entrap con tutto me stesso, lolite disgustose del cazzo. Però sono un male necessario che serve a correggere il tiro di un gioco che è divenuto troppo veloce. Ed ora che ho reso contento i metaslaves, le regole di questo torneo sono: no entrap, si gode. Qualsiasi archetipo che è presente nel meta, bandito totalmente, si giocano le carte in base a quanto piacciono i disegni. Fine, un mazzo deve essere puro all'80%, un deck di 40 carte dunque conterrà ben 32 carte di archetipo, anche se inutili, alcune eccezioni per deck come Catena di Ferro, che non arriva alla percentuale esatta, ma d'altronde chi se lo inchiappetta il best deck? No floodgate celebri, però si possono giocare carte dimenticate come Vattene ladruncolo, che in un deck Josen o Spirit fa la sua porca figura. Lo scopo del torneo? Sicuramente divertirsi, non vedere i soliti mazzi di cui 25 carte sono uguali e fare un salto nel passato giocando come se fossimo al parchetto con gli amici. Quindi, bando alle ciance, non cagate il Kuribu se vedete misplay, ma anzi siete invitati alla prossima edizione se pensate di poter far splendere un deck dimenticato come Fiamma Chimerica, perché il bello di questo format è che sul trono potrebbe ergersi addirittura il temutissimo Nubiano. Now it's time for the competition! E dunque duellanti, primo match del torneo 80% va a vedere 6 samurai come protagonista contro Warrock, Cavernicoli contro Samurai. Prendiamo il punto di vista dei nostri 6 samurai e iniziamo a bomba con un 6 samurai leggendario che ha l'evocazione e fa evocare specialmente un altro 6 samurai di livello 4 inferiore dalla mano sul terreno, successivamente direttamente da Sekiro, grande Shogun Shien, grande carta che purtroppo ha fatto il suo tempo. Successivamente abbiamo un Isolde selvatica che appare così tramite evocazione Link, che va ad aggiungere un mostro guerriero dal deck alla mano. Si attiva poi il suo effetto di mandare un equipaggiamento per evocare un Kagemusha selvatico in posizione di difesa. Poi abbiamo la Jara e che fai? Ce l'abbiamo o non l'attiviamo? Certo che l'attiviamo. Grandissima entrata del 6 samurai che va ad aggiungere un Nibiru. Successivamente attivo un equipaggiamento e suppongo che passi, infatti passa il turno all'avversario. Attenzione, attenzione, giusto per rovinare i sogni di tutti i bambini, Raigeki che rovina la partita dal 2000. Cioè, mamma mia, che carta! Una carta temeva il 6 samurai, oltre ad avere delle statistiche basse, un removal totale, cosa... ma il cuore delle carte, signore e signori. Poi vabbè, si bitta un pochino, si posiziona un Khaled per non farci mancare niente, e continuiamo. Ok, Pot of Avarice, Giara dell'avarizia. Si scelgono 5 carte, si rimischiano nel deck, successivamente peschiamo 2. Purtroppo viene attivata una Khaled che cosa va a fare? Bandisce una di quelle carte bersagliate, dunque non avremo un effetto di pescata. Posizioniamo dunque un 6 samurai e si passa. 6 samurai in posizione di difesa che comunque c'ha un bel 2000, abbiamo... oh, 2100-2100, viene parato, però Warrock essendo scimmia banana attiva un effetto che non conosco, si pompano tutti stranamente, si aggiunge addirittura una terreno e niente, si viene picchiati come delle scimmie. Ok, Warrock Moontrain, cosa si fa? Si aggiunge un altro Warrock and Face e quindi adesso cuore delle carte del 6 samurai che prende un... 1800 in realtà. Vabbè, diciamo che potrebbe... no, Warrock Meteor Dragon 2600. Mi sa che infatti si arrende. Che comunque ha avuto della fortuna, però ottime giocate. E il primo punto va... purtroppo, devo dire, essendo io un fan dei 6 samurai, il mazzo dei cavernicoli. Quindi andiamo a vedere se nel secondo duello i 6 samurai potranno avere un attimo di rivalsa. Allora prendiamo il punto di vista dei Warrock e inizia il 6 samurai, che un tantinello, ma proprio un tantinello incazzato per il duello di prima, va un tantino a scombare come un macaco, poiché va a prendere
Come sempre il leggendario 6 Samurai fa un'evocazione speciale e ovviamente Isolde selvatica come sempre, perché in un mazzo guerriero che fai? Non fai Isolde, è obbligatoria. Si aggiunge una carta che è una tech abbastanza spicy. Poi si attiva l'effetto, Kagemusha e Link. Mamma mia, io questa carta l'avevo dimenticata. Battle Shogun, cosa fa? Si scarta una carta, viene aggiunta... bellissimo, Gateway of the Six, che è stata bandita fino a poco tempo fa. Ok, adesso volano segnalini che è una meraviglia. Qui vediamo un Six Samurai player che è abbastanza infognato per la sconfitta di prima e vuole farsi valere con un bellissimo Xyz, ombra dei 6 Samurai, che artwork, bellissimo. Con quella maschera un pochino da scambista, però ci sta, ci sta. Poi si aggiunge un anziano dei 6 Samurai. I segnalini ancora qui fioccano, proprio fioccano. E un altro Kagemusha, un Link. No, Naturia Landoise, grandissima carta, bellissima. In breve, questa carta è una negazione gratis perché si scarta una magia dalla mano e si annulla l'effetto, l'attivazione per meglio dire, di un mostro che tenta di attivarsi. Bella, bella mossa, non sapevo facesse parte dei 6 Samurai sta tartarugazza dei Naturia, però bellissima, bellissima, mi piace, gradisco. E si completa con un Baguscone in posizione d'attacco. Non saprei, io l'avrei messo in posizione di difesa. Però evidentemente il Six Samurai player adesso ci vuole dare dentro di aggressività, quindi ha una board di tutto rispetto. Partiamo dunque pescando, vediamo cosa pesca. Purtroppo io Warrock non li conosco tanto bene, si attiva un effetto ma la tartaruga lo annulla. Ecco, mi sa che Warrock è un tantinello in difficoltà. Si scarta quella che potrebbe essere definita l'onesto per i mostri guerriero terra. E boom, 1400 inflitti al nostro Six player. Purtroppo non si attivano gli effetti. Paradossalmente è stato scartato un Raigeki, carta che prima ha dato appunto la vittoria. Warrock Meteor Dragon, ma chi è? Ma è bellissimo. Bellissimo, cosa fa? Attacca, guadagna attacco. E attacca un'altra volta, giusto perché ci piace essere violenti. E quel vantaggio che avevano i Six Samurai un pochino è passato, anche perché non ha carte in mano, c'è solo due mostri sul terreno, non brillano per statistiche, sono contro un 2800, mentre il Warrock ha la mano che è quasi piena. Viene pescata una carta che non è tantissimo utile, però. Ok, si pompa, diventa un 3000 la nostra ombra. Effetto di Landoise, viene annullato il nostro Meteor Dragon, che viene distrutto e fa subire 200 danni e poi 2350. Attenzione che quei 50 potrebbero proprio travolgere le sorti della partita. Poi evocazione normale di Wento. Wento attacca, si scala 800, 250, bellissimo, con i life points siamo lì. E questo è il bello di questo torneo, quando non ci sono quelle combo di mezz'ora. Nibirone che è un tantino un mattone, come abbiamo potuto notare, contro... No, se ne va ombra! Ecco, 6 Samurai che aveva quel vantaggio, quella board adesso totalmente scoperto, mentre Warrock adesso starà festeggiando. Warrock Mahmood, mamma mia. Sanremo vibes, vabbè, questa battuta l'avrete sentita dai vostri parenti più anziani. E mi sa che niente, purtroppo con soli 850 il nostro Six Samurai evoca un mostro e lo manda a schiantarsi, 2000 di danni e niente. Il primo match del torneo 80% è stato vinto dai nostri sugosissimi cavernicoli. Bella partita, devo dire, bella veramente. Complimenti ad entrambi. Purtroppo sul primo duello è stato sfortunato il nostro Six Samurai player. Nel secondo c'è stato un tantino più di interazione, ma complimenti veramente. Dunque, passano il turno Warrock. E mi dispiace per i 6 Samurai che vengono esclusi dal torneo. Vi ricordo comunque di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati, perché questo qui è soltanto il primo di tanti match che abbiamo in serbo per voi. Ragion per cui iscrivetevi, lasciate un feedback giù nei commenti, sicuramente lo leggeremo. E poi perché non partecipare alla prossima edizione? Noi vi attendiamo sempre.